Ciao a tutti! In questo video scopriremo come sconfiggere un narciso e quali sono i suoi punti deboli. Ma prima vorrei ricordare che il narcisista ha l'ossessione di se stesso ed è fondamentalmente una persona disturbata mentalmente, consapevole di provocare sofferenza agli altri. Nonostante ciò non prova né rimorsi né sensi di colpa, anzi avverte piacere nel vedere le sue vittime devastate dalle sue azioni deplorevoli. Il narciso non ha empatia e questa la dice tutta. È privo di ogni tipo di responsabilità, ma ha un eccessivo senso di onnipotenza. Non dimenticare che gli individui con personalità narcisistica sono in realtà dei veri e propri bambini nel corpo di un adulto e tu per loro non sei altro che il loro giocattolo del momento. Tieni presente anche che il narcisista utilizza diversi comportamenti subdoli soltanto perché si sente sconfitto e prova invidia per te. Qualunque gesto offensivo fatto a danno degli altri denota un grave senso di frustrazione e una profonda sensazione di impotenza esistenziale. Soltanto quando tu riuscirai a sconnetterti mentalmente ed emotivamente dal narciso e il tuo stato d'animo non dipenderà più dal tuo partner, allora puoi dire di averlo sconfitto. In realtà devi sconfiggere in primis la tua dipendenza affettiva che ti unisce a queste persone tossiche e di conseguenza a relazioni disfunzionali. In poche parole, riesci a sconfiggere il narcisista nel momento in cui lo escludi totalmente dalla tua vita e non gli dai più modo di controllarti e di manipolarti. Quando smetterai di pensare a lui e non proverai più nulla nei suoi confronti, inizierai ad amare te stessa e a riprenderti la vita in mano come è giusto che sia. Ma quali sono i suoi punti deboli? Partiamo con il fatto che il narciso è un individuo che ama dominare situazioni e persone. La cosa più importante per lui è essere sempre al centro dell'attenzione, nel bene e nel male. Non può tollerare che le sue vittime riescano a sottrarsi al suo controllo, togliendogli così il dominio che sente di avere. Ricordati che il tuo odio lo rende più forte, poiché significa che lui ha ancora potere su di te e di conseguenza ha campo libero sulle tue emozioni. Ma ecco che cosa ferisce maggiormente un narcisista. Perdere il controllo sulle sue vittime, l'indifferenza più totale, essere svalutato e sbugiardato, essere sostituito con qualcun altro, essere scartato, essere allontanato. D'altra parte il suo grandioso ego è eccessivamente debole, perciò per ferirlo basta veramente poco. Se gli togli il rifornimento narcisistico, lo sconfiggi e lo mortifichi. Tuttavia, per riuscire a sconfiggerlo totalmente, non devi più provare alcun sentimento verso di lui e dovrai aver seguito un processo di guarigione, di maturità e di consapevolezza. Inizia a ripetere a te stessa: mi merito di essere amata, mi merito di stare bene, mi merito molto di più dalla vita. Non voltare mai lo sguardo sul tuo passato. Renditi conto che hai lasciato dietro di te un individuo malato patologico che non poteva né darti amore né serenità né tantomeno felicità. Dinanzi a te hai una vita meravigliosa da vivere e se guardi bene c'è una luce che aspetta soltanto te. Scopri la tua forza interiore. Se hai avuto modo di sconfiggere il tuo narcisista, lascia un commento e raccontaci la tua storia. Grazie per avermi seguita.